In questo episodio di In Viaggio con me andiamo in Vietnam, una destinazione d'Oriente che non vi deluderà affatto. Forse un po' meno spirituale della Thailandia o della Cambogia, ma ricca di tradizioni e di luoghi affascinanti, come la bella Saigon, vivace e vitale a tutte le ore del giorno, anche se il ricordo della guerra riecheggia inevitabilmente nei famosi tunnel di Cu Chi, vero e proprio incubo per i soldati americani. Tappa obbligata anche quella di Hoi An, una chicca soprattutto per chi cerca atmosfere romantiche, visto che di notte diventa la città delle lanterne, con suggestioni davvero speciali. Ma c'è spazio anche per la capitale, Hanoi, che cela qualche sorpresa come l'isola delle banane situate proprio in centro città e alcuni monumenti significativi. E poi c'è il Vietnam del Nord, con le sue montagne, i colori e le tradizioni delle etnie locali e la magnifica vista delle risaie, simbolo millenario di questo paese. Tutto questo in Viaggio con me. Da nord a sud il Vietnam è una destinazione che dispensa storie, aneddoti, luoghi e suggestioni che hanno sempre qualcosa di speciale, e per iniziare a scoprirlo ho deciso di partire da Saigon, giusto 24 ore per ambientarmi. Forse è la città più nota del paese, almeno per noi occidentali, visto che richiama subito alla mente il conflitto militare con gli Stati Uniti, anche se qui furono i francesi ad essere sconfitti per primi nel 1954 nella famosa battaglia di Dien Bien Phu. L'impronta coloniale di quel periodo è ancora ben evidente con diverse testimonianze come il Palazzo delle Poste, progettato, pensate, da Gustave Eiffel nel 1891. Per il resto è una città ormai totalmente assorbita nella caotica vita vietnamita, alimentata da oltre 13 milioni di abitanti. Un luogo che alterna un'impronta ancora decisamente tradizionali con edifici e quartieri super moderni. D'altra parte Saigon è la capitale finanziaria ed economica del Vietnam, mentre quella amministrativa è Hanoi, a nord. Necessarie come sempre le visite ai mercati locali, come quella di Bien Thai, anch'esso costruito dai francesi e incastonato nel più grande quartiere cinese del Vietnam. Non male anche la vita notturna, quando la confusione sembra scemare un poco, come se la statua illuminata di Ho Chi Minh, che dal 1976 dà il nome ufficiale alla città, suggerisse una pacata moderazione. Alla fine sono apparente. Ma gli echi della guerra non sono affatto lontani e infatti basta andare a una cinquantina di chilometri di distanza da Saigon per immergersi letteralmente in quei drammatici ricordi. Qui si trovano i famosi tunnel di Cu Chi, simbolo di una guerra che seppur lontana nessuno ha dimenticato, anche se non è servita come deterrente per nuovi conflitti. Qui hanno perso la vita in 20 anni di combattimenti oltre 58.000 soldati americani, oltre 2 milioni di militari vietnamiti e 2 milioni di civili. Numeri spaventosi, come spaventosa era l'intricata rete di gallerie sotterranee scavate in 25 anni dai Viet Cong, in questa ampia zona coperta da una fitta vegetazione, piena di insidie e di trappole che terrorizzavano i nemici, e direi che la temuta reputazione di quest'area è ancora piuttosto percepibile ai turisti di passaggio. Tutte le guerre producono cicatrici indelebili, ma anche i luoghi ne conservano alcuni, e questo in particolare, Cu Chi, ricorda ovviamente la durezza della guerra del Vietnam. Ci troviamo davvero nella giungla, la giungla che abbiamo visto tante volte nei film di guerra su questo particolare conflitto. Ecco, qui i soldati vietnamiti hanno costruito la bellezza di 200 chilometri di tunnel sotterranei. Pensate che queste gallerie scendevano per oltre 3 piani in profondità, ma la larghezza massima era di appena 60 centimetri e l'altezza non superava gli 80, quindi era davvero difficile
difficile anche per i soldati vietnamiti accovacciarsi e vivere praticamente costantemente sottoterra. Gli accessi ai tunnel si trovano un po' ovunque e non sono niente affatto confortevoli. Se siete dei temerari e non soffrite di claustrofobia, potete percorrerne alcuni. Sono sicuro che quando riemergerete all'aperto tirerete un sospiro di sollievo. Con poco più di un'ora di aereo da Ho Chi Minh si raggiunge la città di Hoi An, una piccola perla del Vietnam centrale che vale davvero la pena di visitare. Patrimonio dell'UNESCO per il suo centro storico ancora ben conservato, risalente al periodo d'oro di questo luogo tra il 1400 e il 1800, è un incredibile mix di culture. Qui ci sono stati i cinesi, i giapponesi, i francesi e ovviamente i vietnamiti, tutti insediati lungo le sponde del tortuoso fiume Tu Bon con il suo vivace porto commerciale. Di giorno è una cittadina graziosa, ideale per fare un po' di shopping, magari acquistando qualche abito tradizionale che viene, volendo, confezionato su misura al momento da sapienti mani che sanno realizzare decori in seta davvero pregevoli. Se vi viene fame potete anche buttarvi su qualche rischioso ma gustoso snack locale. Questo è banh mi, che è, diciamo, praticamente uno dei piatti nazionali del Vietnam, una baguette del tutto originale con ingredienti abbastanza improbabili. Faccio una dichiarazione di intenti: il video di Un viaggio con me continuerà solamente se riuscirò a sopravvivere a questo paese. Visto che sono sopravvissuto, vi dico anche che volendo si può approfittare di un po' di relax al mare lungo la chilometrica costa di sabbia. Tuttavia qui l'acqua non è tra le più cristalline e spesso è una zona molto affollata, ma è al calar del buio che Hoi An si trasforma in una bucolica destinazione, diventando la città delle lanterne, un calendoscopio di colori ed emozioni che vi faranno innamorare di questo posto. Hoi An è anche un ideale punto di partenza per scoprire un'altra curiosità del luogo, ovvero il recente e diventato subito famoso Golden Bridge. Dopo circa 2 ore di auto si arriva infatti nella zona delle colline di Ba Na, trasformate in un centro ricreativo troppo turistico, ma con la sua attrazione principale che vale assolutamente la pena di vedere.
Si sale su una delle cabinovie più lunghe al mondo, 5,8 km di lunghezza, e si raggiunge quota 1400 metri. Qui l'incognita principale è il tempo, la nebbia è sempre in agguato, ma potrebbe rendere il ponte ancor più attraente. Costruito nel 2018, è un'architettura unica nel suo genere. 2 enormi mani di pietra di 20 metri di altezza che sorreggono un camminamento pedonale affacciato sulla collina. Uno spettacolo a maggior ragione quando il cielo diventa più clemente e si può apprezzare il panorama. Con un'altra ora e mezza di aereo si arriva nella capitale Hanoi, tappa obbligata per la sua rilevanza più che per la sua bellezza, anche se non mancano alcune vestigia del passato, come il tempio della letteratura Van Mieu, situato in mezzo al verde e decorato da bonsai e giardini. Costruito nel 1070, è stato il tempio di culto confuciano e la prima università del Vietnam. Questo tempio è particolarmente rilevante perché conserva i segni dei numerosi mutamenti ideologici e dinastici che il Vietnam ha conosciuto nel corso della sua lunga storia. Obbligata anche la tappa al mausoleo di Ho Chi Minh, affacciato su una ampia piazza che ricorda vagamente Tiananmen a Pechino. Per i devoti di Instagram c'è anche la curiosa Train Street, una stretta e pittoresca strada incredibilmente attraversata da un treno a orari precisi e per fortuna con evidenti e robusti avvisi. Aspettare il treno in uno dei baretti locali può essere piuttosto piacevole, magari sorseggiando l'improbabile caffè all'uovo. Ci vuole un po' di coraggio. Imperdibile anche il dedalo di vie del quartiere vecchio, da visitare a piedi o in rickshaw per vivere la caotica vita della città e cimentarsi negli acquisti o nello street food, magari durante il night market che si tiene ogni venerdì, sabato e domenica nei pressi di questa zona. Una cena romantica, infine, deve contemplare la vista del lago Hoan Kiem. Mentre quasi tutti preferiscono fare un giro nella baia di Ha Long, bella ma sicuramente turistica e inflazionata, io mi sono affidato a Viet, un curioso e anacronistico artista del posto, occasionalmente guida turistica, che mi ha accompagnato a scoprire la vicina Banana Island. Questo pezzo di terra emersa si trova ad appena 15 minuti dal quartiere vecchio e si raggiunge facilmente in bici percorrendo il ponte di Long Bien. Un posto quasi surreale, una vera e propria zona di campagna in mezzo alla città, ignorata quasi da tutti a parte i contadini che qui coltivano la terra. Ovviamente ci sono le banane che crescono in modo piuttosto florido, ma questa superficie di circa 4 km quadrati è piena di molte altre coltivazioni. Bai Giuseppe, come la chiamano i local, è una gemma da non perdere perché qui il tempo sembra che si sia fermato a metà del secolo scorso, con una ospitalità della gente quasi commovente. Pur di fare amicizia, mi hanno addirittura invitato a partecipare a un funerale. Non ho potuto dir di no, ma sono rimasto giusto il tempo di una preghiera. Pochissimi gli abitanti di quest'isola, una manciata di persone, tra cui proprio Viet, che alla comodità e alla modernità di Hanoi ha preferito venire a vivere qui. Gli ho chiesto perché. Sentite che cosa mi ha risposto. I visit a lot of countryside places in
Ho visitato diversi posti di campagna nel Vietnam, dal lago Ba Me a An Giang, e ho capito che la natura era il meglio che potessi avere, e quindi quando sono tornato da noi ho scoperto questo posto e mi sono detto: è un po' come essere in montagna. E ho deciso di vivere qui perché l'energia della natura mi rende felice. E verso nord, verso la montagna e la natura, ho deciso di andare anch'io per scoprire un'altra sorprendente parte del Vietnam. Da Hanoi a Lao Cai si può prendere il treno o usare curiosi autobus dotati di cuccetta, un viaggio che dura tutta la notte e che ti fa arrivare a destinazione piuttosto riposato. Ci vuole poi un'altra ora per arrivare nella cittadina di Sapa, tappa obbligata per entrare in una nuova dimensione. Il Vietnam del Nord è infatti quasi totalmente rurale e abitato ancora da molte antiche etnie che si possono intercettare facilmente nel ricco e colorato mercato. Ottimo posto per fare acquisti di artigianato e per portarsi a casa un book fotografico davvero speciale. Da Sapa partono anche diversi trekking, come quello che vi consiglio verso il villaggio di Ta Phin, alla scoperta delle tradizioni del popolo dei Dao Rossi. Una bella esperienza insieme a loro è quella di andare nella suggestiva foresta di bambù a raccogliere foglie e piante medicinali. Un bottino offerto dalla natura piuttosto prezioso che viene utilizzato in tantissimi modi, anche per preparare gustosi piatti, qui ritenuti una prelibatezza, e persino come infusi per rigeneranti bagni capaci di rimetterti quasi completamente a nuovo. Esperienza che vale la pena provare. Ma ovviamente non posso lasciare il Vietnam senza aver visto le mitiche risaie con le loro caratteristiche terrazze coltivate nella stessa maniera da migliaia di anni. Prendendomi il rischio di farmi portare in montagna con trabiccoli a due ruote lungo strade davvero pericolose, lo spettacolo finale è davvero impagabile e con esso il ricordo di un paese che mi rimarrà nel cuore per la generosità della gente e la magia dei suoi posti.